Adamina, il catalogo è questo. Oggi farò testamento. Testamento, articolo quinto. Uomo nuovo, uomo vecchio. Questa coppia è linguisticamente di vecchia data, ma penso proprio di averla più che rinfrescata, riveduta, corretta, rifatta, comunque come prodotto anche questo di pensiero. Cosa intendo per l'uomo vecchio? La sua composizione, diciamo, metachimica, ma sarebbe anche giusto dire metafisica. Noi siamo sempre solo metafisici, anche quando siamo cretini, siamo dei metafisici. Questa è una delle cose che non capisce nessuno. Una bestia non può essere cretina. Solo un uomo che è sempre comunque un metafisico può essere un idiota. Le bestie non sono mai idiote. Nessuna bestia può essere bestia quanto siamo bestie noi. Ecco. La composizione del Nuovo Vecchio è in 4 articoli o in 4 capitoli. Il primo capitolo o articolo è quello che crede, una delle credenze meno sostenibili eppure più sostenute, che crede di avere degli istinti e in particolare che crede di avere degli istinti sessuali, una famosa concupiscenza. Seconda componente è l'uomo che si è arreso alcuni millenni fa, se i miei ricordi sono esatti, i miei ricordi risalgono all'incirca agli assiro-babilonesi, mi è sfuggito qualche cosa ma io c'ero, è la credenza. Non sto neppure a dire se è peggiore o meno peggio di quella precedente, ma tanto fanno coppia, quindi una credenza grave e sciocca, insostenibile ma sostenutissima, la credenza che l'amore abbia come modello l'innamoramento. E come tutti sanno, l'innamoramento, lo si dice anche correntemente, ma correttamente, l'innamoramento vuole dire perdere la testa. Si dice ho perso la testa per. È vero, vuol dire perdere il pensiero, non ho fatto altro che farmi difensore del pensiero. Freud è nato per essere difensore del pensiero. Noi siamo ancora lì, non solo a perdere la testa con l'innamoramento, ma a sostenere che è questo l'amore. Per fortuna i greci letterati, non filosofi, avevano avuto l'acuto buonsenso di chiamare Eros il dio marigno. Aveva ragione. Tutt'al più poi si distingue fra innamoramenti terreni e innamoramento divino, ma si dice che anche Dio sarebbe innamorato, che il modello dell'amore come innamoramento varrebbe anche per Dio. Terza componente. La terza componente è molto precisa, proprio perché dovrei dedicarle un certo tempo, gliene dedicherò pochissimo. La terza componente è la religione. Ma quando io faccio osservare che lo stesso Gesù Cristo è venuto per abolire la religione, sono 2000 anni che andiamo avanti con la religione. La quarta componente è quella che nei documenti scritti, risale a 26 circa secoli fa, Parmenide, è l'ontologia. La parola ontologia è nata nel recente 600 come parola, non era di Parmenide, ma possiamo retrodatarla fino a 2600 anni fa. Parmenide, Platone, poi tutti gli altri. Allorché
ci si accorga che il pensiero è lavoro produttivo, è lavoro su materie prime, è produttivo di frutti. Noi qui abbiamo una netta alternativa all'ontologia. L'ontologia è non amica del pensiero in quanto produttivo, in quanto lavoro. L'uomo nuovo di cui parlo è l'uomo che ha rivoluzionato tutti e 4 questi capitoli. È un uomo economico, giuridico e logico. Troppo abbreviatamente, ma almeno ricordo ciò che più volte ho scritto, ossia che il pensiero come scoperto da Freud è ciò di cui mancava la logica per potersi ritenere completa come logica. Figuratevi se in giro nel mondo psicologico, ma anche psicanalitico, intendono quello che sto dicendo. Non c'è niente da fare, lasciate ogni speranza. L'uomo vecchio è anche l'uomo patologico. Parlo proprio di nevrosi, psicosi, perversioni, il peggio di come ci vanno individualmente le cose. Aggiungo, a proposito di uomo vecchio e uomo nuovo, che la psicoanalisi altro non è che un modo, chiamiamolo metodo, chiamiamolo tecnica, di applicare l'uomo già nuovo alla guarigione dell'uomo vecchio. La guarigione dell'uomo vecchio consiste nella caduta dell'uomo vecchio. C'è un dato interessante in questo operare dell'uomo nuovo sull'uomo vecchio. Esso vuole dire che, anzi operare, nel senso che un'analisi è operare. È un operare utilizzando perfino la patologia, persino il peggio della patologia, come materia da rielaborare e, come si dice, non si butta via nulla. C'era un filologica.